Oggi giornata di nuovi arrivi, sono proprio molto contento di vedere il contenuto di questo nuovo pacchettino insieme a voi. Non sarà il classico video recensione eccetera, sarà un po' più reaction e scoperta dei nuovi prodotti. Vediamo subito di cosa si tratta. Il primo nuovo prodotto sarà la Baton Turbo di Olight e anche la Perun 3, sempre di Olight. Sono veramente felice di poter mettere le mani su questi prodotti, perché come avrete notato sono un grandissimo fan di Olight. Infatti vedete, ne ho decine, quindi una volta che hanno fatto il nuovo evento con l'annuncio dei nuovi prodotti eccetera, avendo avuto la possibilità di acquistarli in anteprima, non ho potuto perdere l'occasione. Ci tengo a precisare che Olight non mi sponsorizza, nessuno mi paga niente per recensire questi, lo faccio soltanto per puro piacere. Infatti questi sono tutti i prodotti che ho comprato con i miei soldi e che sono felice di usare giorno dopo giorno. Ma veniamo a noi, perché ho comprato questi due prodotti con tanto entusiasmo. Il primo che guardiamo è la Baton Turbo, quindi lasciamola per un 3 un attimino da parte. La Baton Turbo è una torcia veramente bellina e innovativa. Infatti Olight ha tutta una serie di torce Baton, diciamo che è una delle serie di torce più di successo. Come vediamo abbiamo la Baton 2, la Baton 3 Pro, la Baton 3 Pro Max, e io in ogni caso non ho nessuna tra le piccole delle Baton, come la Baton 3, la Baton 4 e quant'altro, ma in ogni caso anche quelle le ho guardate, un attimino studiate. La grande caratteristica comune di questa serie Baton è che sono tutte torce per un uso EDC e quindi hanno un fascio diciamo non particolarmente concentrato, quindi presentano sì un hotspot, però diciamo che rimangono luci abbastanza diffuse che arrivano a massimo un centinaio di metri usabili. Vedete, questa è la Baton 3 Pro Max, questa è l'SR2 Baton. Sono tutte torce che hanno più o meno un pattern molto comune, anzi se proprio vogliamo la Baton 3 Pro Max, che è l'ultima uscita forse della serie, ha una luce ancora più diffusa, destinata ancora di più a un utilizzo EDC a corto raggio. Vediamo la Baton 3 Pro. Vedete? Sono tutte abbastanza diffuse, con uno spot che trova il compromesso tra la distanza e l'illuminazione a breve raggio. Quello che mi ha colpito particolarmente di questa Baton Turbo è proprio quello. Infatti questa qua promette grandissime distanze e un fascio senza precedenti. Quindi riguardo alla confezione, questa Baton 3 Turbo subito ci lascia un attimino a bocca asciutta. Infatti Light ci ha abituato sempre a delle confezioni super ricche, super dettagliate, soprattutto con tutte le indicazioni a portata di mano sul lato retrostante della confezione. Quindi voglio augurarmi che questa sia stata un po' una svista data dalla fretta della nuova edizione e quant'altro, e quindi che queste informazioni siano presenti nelle reali edizioni della torcia. Ma andiamo avanti. Come al solito, siccome non mi piace stracciare le etichette, lasciare la custodia permanentemente danneggiata, la apriamo dal retro. Vediamo, ci facciamo aiutare un attimino da un taglierino. Bello questo taglierino, vero? Nuovissimo, tutta arrugginita e quant'altro. Vabbè, prendiamo quello che passa in convento. Quindi andiamo ad aprire la confezione, abbiamo l'etichettina, apriamola ed eccola qua, la nostra Baton Turbo. Ma per il momento lo lasciamo da una parte e controlliamo prima il contenuto della confezione. Come al solito abbiamo il cartoncino giallo con indicazioni di primo utilizzo, dove ci raccomandano appunto di togliere l'affarino giallo che stacca la batteria dal corpo torcia per evitare che si scarichi, e di caricarla a fondo prima del primo utilizzo. Qua una cosa che non avevo mai messo, o perlomeno che non avevo mai visto in nessun'altra etichetta, è un'indicazione di pericolo. Infatti ci raccomanda di mettere la torcia in modalità di blocco casomai venga lasciata inutilizzata o trasportata. Questo perché un'accensione accidentale potrebbe causare dei danni provocati specialmente dal calore emanato dall'emettitore. Quindi già qua ci fanno capire che è un emettitore molto denso e molto potente. Sotto la plastichetta gialla, ringraziamenti come al solito, come in tutte le edizioni dell'Olight, user manual, quindi manuale utente, manuale di sicurezza,
La custodietta che è presente praticamente in tutti i modelli delle Baton, bellina, in una specie di ciniglia, tutta insomma abbastanza morbida fuori e liscia dentro, sempre la classica, vedete, ne ho un'altra qua per esempio della Baton 3 Pro, diciamo che è sempre lei. Dopodiché, questo pacchettino ricco veramente di accessori, dopodiché l'accettino, carica batterie magnetico, questa volta da 1 ampere, vediamo se si vede, con la classico cappuccetto sulla USB A, che non ho mai capito bene a cosa serve, ma gli dà quel tocco di stile, e quest'altro aggeggio qui, cosa sarà? Vediamo. Quando stiamo usando le CR123A mettiamole dentro questa calzettina. Teniamo in considerazione che la torcia perderà di potenza quando usiamo le CR123A, e questo diciamo che sdogana un po' uno dei costumi di All-Lite, cioè quella di usare delle batterie proprietarie. Infatti grazie a questa piccola taschina potremo mettere dentro una CR123A che per chi non lo sapesse sono delle piccole batterie diciamo usa e getta che si trovano in tutti i negozi, che sono molto comode casomai noi vogliamo conservarle diciamo a lungo nel tempo, quindi metteremo la torcia in un kit che pensiamo di non usare immediatamente ma che vogliamo sia sempre efficiente per diversi anni. Infatti come sappiamo le batterie usa e getta, come per esempio le Dura, cioè le varie alcaline, durano anche 15 anni senza ricarica, senza nessun tipo di manutenzione. Io penso che userò questa torcia in qualche kit di emergenza oppure per lasciarla nell'auto. Infatti io ultimamente sto avendo sempre più paura a lasciare le batterie a litio all'interno dell'auto proprio a causa delle alte temperature che si vanno ad avere specialmente in estate. Quindi vediamo via tutto, anzi diamo uno sguardo prima al manualetto di istruzioni. Il manualetto di istruzioni come al solito è sempre chiaro e ricco di dettagli, ci dà un'indicazione chiarissima senza neanche doverlo leggere in italiano di come si operi la torcia, le varie modalità di funzionamento, ma diciamo che per chi conosce All-Lite non mi aspetto di trovare grosse sorprese. Infatti avremo un clic sostenuto per bloccare e sbloccare la torcia, doppio clic per il turbo, lasciando una volta accesa la torcia tenendo premuto il pulsante si andrà a ciclare tra le tre modalità low, medium, high e così via. Modalità Moonlight a partire dalla torcia spenta tenendo premuto il pulsante lasciandolo premuto, turn on off the light, modalità strobo con triplo clic. Abbiamo anche la funzionalità di autospegnimento con un timer da 3 a 9 minuti proprio come in tutte le altre torce All-Lite, quindi diciamo interfaccia di funzionamento classica ed efficace. Diciamo che le cose che funzionano è meglio non toccarle, non rivisitarle più di tanto. Dopodiché qua abbiamo qualche indicazione sulla durata nelle varie modalità e vediamo che appunto il turbo sarà oltre 1000 lumen per un periodo di 2 minuti e mezzo e per poi decrescere al 38% per un periodo di 92 minuti. La modalità high avremo 300 lumen per 103 minuti per poi ridurre sino al 20% per 18 minuti. La modalità medium avrà 60 lumen per 10 ore, low 10 lumen per 60 ore, moonlight inferiore a 1 lumen per più di 50 giorni. Quindi diciamo che abbiamo, benché piccolina, ci offre una vasta possibilità di scelta nelle varie configurazioni in base al nostro utilizzo. Cosa molto importante che abbiamo le candele, infatti abbiamo 65.000 candele che poi confronteremo con qualche altro modello più tattico come la Warrior 3S per esempio o la Warrior 2 Mini. Dopodiché ci dice che è IPX8, quindi non è stata testata per le polveri ma resiste all'immersione per più di 30 minuti a una profondità di 3 metri. La temperatura di utilizzo sino a 40 gradi centigradi e questo è uno dei motivi per cui ho sempre timore a lasciare le batterie al litio in macchina, perché si raggiungono facilmente oltre i 60 gradi, quindi ho sempre il timore che possano esplodere o provocare danni. Il peso di 91 grammi e poi le classiche cose, le dimensioni, la batteria da 110 mAh 3,6 volt eccetera eccetera. Vediamo ora la torcia che ci ha fatto aspettare così tanto. Prima cosa che notiamo intanto è la pellicola sulla lente, non l'avevo mai vista in nessun altro modello.
Zoomiamo a fondo. Tanto la pellicola, diciamo, sulla lente giallasta non l'avevo mai vista in nessun altro modello. E vediamo un bellissimo proiettore completamente specchiato, una campana molto grande che ci aiuterà appunto a convogliare meglio la luce in un fascio molto concentrato. Il corpo è il classico anodizzato Diolight in alluminio ad alte prestazioni e vediamo qua una zigrinatura lungo tutta la parte centrale che ne facilita sicuramente la presa senza avere comunque angoli vivi o senza che risulti fastidioso, mentre sulla testa abbiamo tre grandi scanalature che si occupano sicuramente della dispersione del calore. Notiamo subito che la testa, diciamo, di proporzioni molto maggiori rispetto al corpo. Infatti altri modelli come la Baton 3 Pro, se vediamo, sono dei cilindri uniformi dall'inizio alla fine. Questa torcia invece aveva bisogno di avere una testa abbastanza più grande per ospitare il proiettore di dimensioni, diciamo, non comuni. Cioè, per renderci conto, guardiamo un attimo il proiettore di questa Baton Turbo con quello della Warrior 2 Mini o con quello anche della Warrior 3S, proprio neanche a paragone. Questo della Warrior 2 Mini è sicuramente molto più grande, quindi mi aspetto che concentri in modo sicuramente migliore il flusso luminoso. Dopodiché la griera che circonda la lente la protegge di colore azzurrino, blu metallizzato, possiamo dire che sono i classici colori di Diolight. Vediamo anche la clip rivisitata, sicuramente ha delle dimensioni molto più generose nella parte centrale rispetto agli ultimi modelli. Vedete qua, gli ultimi modelli tendevano ad essere abbastanza dritti e uniformi. Questa è fatta per accogliere meglio un jeans o diciamo, o comunque un utilizzatore un po' più spesso. Anche la durezza di questa clip è cambiata, infatti è molto dura anche la clip reverse, e il fatto di essere bidirezionale in una torcia così piccolina ci permette di usarla anche come torcia frontale. Infatti io qui ho il mio classico cappello e vediamo che potremo usarla benissimo come torcia frontale se ancorata alla visiera di un cappello. Altra cosa che vediamo è che la clip è amovibile, vediamo che è stata ben lubrificata, perché in altre circostanze mi è capitato di graffiare il corpo mettendo e togliendo la clip. So se vedete qua il lubrificante che è stato messo, quindi reinseriamo la clip e non cerchiamo di non metterla e toglierla 1000 volte per evitare di graffiare il corpo, come era successo nella Warrior 2. Cioè, come era successo nella Warrior 3S, che vedete che è segnata proprio per il fatto che ho messo e tolto la clip un sacco di volte. Vediamo che ha sulla parte della coda un anellino per mettere il laccettino, e questo la renderebbe molto comoda, perché essendo così piccola tende a sparire, quindi se la si vuole mettere completamente all'interno della tasca si può lasciare il laccettino all'esterno in modo da poterla pescare senza problemi in pochi secondi. Sulla coda abbiamo il classico sistema di ricarica magnetico a cui ci ho abituato Light, funziona proprio come ci aspettiamo, cioè avviciniamo il caricatore e magneticamente si attacca. Questo sistema, rispetto a un sistema USB-C di altri modelli di torce, ci permette di non aprire e chiudere mai il corpo della torcia durante la ricarica, quindi evitare di sporcare la guarnizione e quant'altro, tenendola sempre bella chiusa e riparata dagli agenti atmosferici. E inoltre, se come faccio io lasciate il caricatore attaccato alla corrente sul comodino, basterà semplicemente arrivare, avvicinare la torcia anche al buio, che questa troverà sicuramente il modo di agganciarsi e cominciare la ricarica. Quindi, come c'è scritto nelle istruzioni, apriamo il corpo. Vedete, questa è la linguettina di cui parlavano nelle istruzioni, che va tolta e separa la batteria dalla testa della torcia per evitare che si scarichi accidentalmente durante il trasporto. Vedete, la batteria è messa al contrario, e normalmente quando è messa al contrario è possibile usare la batteria anche general purpose. Infatti, come notiamo, le All-Light tende a dare sempre delle batterie di formato proprietario, che hanno anche il polo negativo nella parte frontale. Nell'avvitare e svitare la torcia vediamo che la clip gratta un pochettino, ma speriamo non lasci segni, perché mi dispiacerebbe, insomma, vedete i segni circolari nella torcia nuovissima.
L'ultima cosa che ci rimane da vedere è l'interruttore, che è posizionato sulla parte frontale ed è totalmente rivisitato rispetto ai modelli precedenti. Infatti questo interruttore è molto simile a quello della Warrior 3S, per intenderci, ma come vediamo la parte centrale della Warrior 3S è di una gomma morbida, mentre questo qui sembra di metallo. Gli indicatori sono molto simili a quelli della Warrior 3S, infatti anche come indicato nei simboletti avremo gli indicatori di ricarica sulla parte destra e gli indicatori di luminosità nella parte sinistra. Il numero delle lucette è più o meno lo stesso, quindi mi aspetto che funzionino in un modo molto simile. E adesso andiamo a azionarlo per la prima volta e vediamo che il click è abbastanza silenzioso, cioè rispetto a, vediamo se, non so se si riesce a sentire in camera. Questo è il click della Warrior 3S, mentre questo qui è della Baton Turbo. Questo pulsante inoltre è leggermente rientrato rispetto alla ghiera di protezione e di questo se ne avvantaggia la sicurezza. Infatti non è facilmente azionabile per sbaglio se per esempio premuto contro una superficie piana, come potrebbe essere questa squadretta. Adesso la mettiamo in carica e aspettiamo che si carichi completamente, onde evitare danni alla torcia e quant'altro, e subito dopo vediamo come funziona realmente. Abbiamo attaccato il caricabatterie a un caricatore esterno, vediamo che la luce è appunto di un colore tendente al verde perché il caricatore è staccato. Ci aspettiamo che appena lo mettiamo in carica diventi di colore rosso, simbolo del fatto che stia caricando la torcia, e poi a cosa è fatto diventerà di colore verde. Eccolo qua, è dato di colore rosso, quindi vuol dire che ha cominciato a caricare la torcia. Torneremo quando il caricatore sarà di colore verde, simbolo che la torcia è del tutto carica, e a quel punto proveremo un attimo a vederla anche in funzione. Ora, nel mentre che la Baton Turbo è in ricarica, controlliamo il secondo pacchetto di questo video, e cioè la Perun 3, che è quella su cui avevo le maggiori aspettative, su cui avevo le maggiori attese. Infatti potrebbe essere un validissimo sostituto alla mia torcia preferita di tutti i tempi, e cioè l'Armitech EC2 Pro Max, anche se prima di battere la mia bella Armitech con 4000 lumen, totalmente indistruttibile, resistenza inenarrabile a ogni condizione atmosferica, ce ne passerà, però diciamo che ritengo sia un valido concorrente. Vediamola bene. La confezione in questo caso è totalmente scarna da indicazioni esterne, quindi anche qui le considerazioni di prima, speriamo che sia una cosa dovuta alla fretta della nuova release, speriamo che non sia qualcosa insomma che permanga nel tempo, ma vedremo. Confezione del tutto premium, bellissima, rifinitissima, mi ricorda moltissimo la confezione della Seeker 4 Pro. Apertura a calamita, guardate un po', voilà, bellissima, veramente già solo per la confezione sembra un iPhone, infatti molti le chiamano gli iPhone delle torce proprio per quello. Classici ringraziamenti, grazie per essere parte della famiglia Olight. Classicissima etichetta gialla, questa volta in plastica, con sempre le solite cose, e cioè qui ci dicono grazie per aver comprato la tua nuova Perun 3, e ci raccomandano di togliere la linguettina arancione, che in questo caso separa la batteria dal tappo di coda e quindi impedisce la scarica durante il trasporto o lo stoccaggio. Ci raccomando di caricarla al primo giro, quindi metterla in carica finché il caricatore di colore rosso sta caricando, quando è di colore verde la luce è totalmente carica. Essendo questa luce dotata di sensore di prossimità, la successiva indicazione riguarda proprio questo sensore, e ci raccomando appunto di stare attenti nella zona del sensore a non graffiarlo per non comprometterne le funzionalità. Apriamo e vediamo la nostra Baton 3. Come al solito diciamo che le confezioni sono veramente impeccabili, guardate la spugna con cui è circondata la torcia, veramente bella, sia esteticamente sia funzionale, appunto per un trasporto efficace e privo di danni. Come abbiamo fatto prima, momentaneamente la mettiamo da parte, anche se incominciamo a intravederla, e controlliamo il contenuto della confezione. Abbiamo una scatola di accessori gigantesca, quasi tutta la confezione è scatola degli accessori, thank you finale, e possiamo mettere da parte la scatola esterna.
Vediamo all'interno di questa confezione cosa c'è. Caricatore magnetico, sempre la solita solfa, sempre il solito discorso sui caricatori magnetici on-light, comodissimi e quant'altro. Quindi il caricatore, che in questo caso mi aspetto che sia almeno da 2 A, visto la batteria di formato 21700 da 5000 mAh, dovrebbe esserci un caricatore da 2 A. E infatti, non so se riusciamo a vederla, e infatti MCC 1 A, 1,5, 2 A, come in quello delle torce più potenti in casa on-light, come per esempio la Warrior 3S, la Seeker 4 e quant'altro. Veramente caricatore potente. L'accettino da polso, come quello che abbiamo visto nella Baton Turbo, stesso identico all'accettino, un tessuttino gommato abbastanza morbido. Il gancettino, che molti si chiedono a cosa serve. Questo serve per inserire facilmente il cordino da polso, veramente un tocco di stile. Non sono sicuramente obbligati a mettere il gancettino, però è qualcosa che fa piacere avere. Quindi l'aceto abbiamo visto. E qua abbiamo già una delle cose più belle ed interessanti della nostra torcia, ossia la fascia da testa. Infatti vediamo che ha un elastico totalmente traspirante e traforato, e la cosa veramente interessante è che ha questa fascia in silicone. Questa fascia in silicone infatti è fatta per dare attrito sulla pelle e non farla scivolare, che per una torcia come questa, che comincia ad essere pesantuccia, intorno ai 150 grammi o giù di lì, questa è veramente un tocco di classe, perché ne migliora il comfort e la portabilità sicuramente. Totalmente in rivista rispetto ai modelli precedenti. Per esempio, se la paragoniamo alla fascia della Perun 2 Mini, possiamo vedere proprio la differenza di materiali e di cura con cui è fatto il prodotto. Supporto in metallo, anche questo veramente bello, e vediamo che qua ha anche l'alloggiamento per la clip laterale, poi la vedremo sicuramente in relazione alla torcia, e quindi questo ci permette di non stare a togliere e a mettere la clip e avere la torcia pronta per usarla sia in modalità torcia da testa sia in modalità torcia manuale o quant'altro. Veramente una bella fascia. Ulteriore bustina nelle bustine, con un manuale di istruzioni super ben impacchettato, sembra di stare scartando un telefono o qualcos'altro, un gioiello. Quindi manuale con le indicazioni di sicurezza, con le classiche raccomandazioni sull'utilizzo della batteria a litio, su non bruciarla, non esporre la fonte di calore e quant'altro. Manuale di istruzioni in formato XXL con le classiche vignette super esplicative, super ben fatte, come ci ha abituato Light. Quindi qua cominciamo a vedere tutte le modalità di funzionamento, modalità turbo, high, medium, low, moonlight, con tutte le varie depotenziamenti nel corso del tempo ad ogni modalità. Importantissimo la luce rossa, infatti questa qua questa per un 3 ha una cosa importantissima, che è la luce rossa, veramente veramente bella, che avevo già visto nella per un 2 e mi è stata veramente utilissima in moltissime occasioni, quindi sono contentissimo che abbiano deciso di mettere la luce rossa in ben 2 intensità, e cioè 15 lumen e 60 lumen, sia quindi per un utilizzo per camminare e quant'altro, sia per un utilizzo da campo, per vedere dentro la tenda e non disturbare gli altri. Quindi indicatore di batteria, vediamo che l'indicatore di batteria è presente sul pulsante, poi lo vedremo dal vivo, e sarà di colore verde quando la batteria è sopra il 60%, arancione tra il 10 e il 60%, rosso tra il 5 e il 10% e rosso lampeggiante è inferiore al 5%. Mentre durante la modalità Moonlight, che è qua in basso, durante la modalità Moonlight vedremo che l'indicatore di batteria sarà sempre spento, mentre comincerà a lampeggiare di rosso sotto il 5%. Qua ci spiegano come inserire la torcia da testa. Per la prima volta vediamo un grado IP totalmente testato, quindi questo IP68 vuol dire che è stato testato da un organismo esterno, non come il classico IP X8 per esempio, che ci diceva che non è stata testata per le polveri e quant'altro, quindi hanno speso per una certificazione, ben venga, bravissimi on-light per aver fatto questo passo in più. C'è qualche indicazione su caricabatterie e poi niente, le classiche informazioni sulla modalità di funzionamento, la carica della batteria, il primo avvio, accendere e spegnere la luce,
entrare e uscire dalla modalità di lockout, e quindi mi aspetto che sia tenendo premuto il pulsante di azionamento per qualche secondo. Moonlight, che si ottiene a partire da torcia spenta tenendo premuto il pulsante di azionamento fin tanto che la luce non si accende, in modalità Moonlight appunto. Il turbo, come è il classico di tutte le interfacce All-Light, col doppio clic. SOS 3 clic, mentre per cambiare il livello di luminosità della torcia attraverso i livelli low, medium, high premiamo e teniamo premuto il pulsante di azionamento. Questa roba però, insomma, la sto guardando un po' così, ma me la devo studiare. Infatti non mi sarei aspettato che per esempio il triplo clic desse l'SOS, quindi mi sarei aspettato il turbo col triplo clic. E quindi insomma, modalità un po' da studiare, adesso la stiamo vedendo per la prima volta, quindi sarà un po' impacciato, sicuramente non è la classica interfaccia totalmente uguale. Il timer, che questo sì che come le altre torce, cioè il timer da 3-9 minuti, si ottiene con doppio clic tenendo premuto sul secondo clic. È una cosa che non avevo visto nelle altre torce con sensori di luminosità, come appunto la Baton 3 Pro Max, e la modalità di attivazione o rimozione del tensore di prossimità. Infatti hanno cambiato tipologia di azionamento, e mentre nella Baton 3 Pro Max per accendere e spegnere i sensori di prossimità occorreva entrare e uscire dalla modalità lockout quando il caricabatterie era inserito, in questo caso dovremo fare 15 clic consecutivi dell'interruttore in rapida successione. Vabbè, dai, vediamola che ormai non possiamo più aspettare. Visto tutto, i primi liminali li abbiamo fatti, andiamo al sodo. Vediamo la nostra bella Perun 3. Eccola qua. Prima impressione, veramente bellissima. Veramente bellissima, super rifinita, dalla rifinitura lucida, è sempre zigrinata con col classico motivo della serie Perun, un po' spirale. In questo caso abbiamo la clip che non è più bidirezionale come in moltissimi altri modelli, ma è monodirezionale, però hanno avuto l'accortezza di renderla intercambiabile. Infatti, pur essendo monodirezionale, vediamo che abbiamo una piccola scanalatura sulla parte superiore, così come una piccola scanalatura sulla parte inferiore in cui poterla inserire, quindi è monodirezionale però è convertibile. Qua il buchetto per l'acettino che abbiamo visto in dotazione. Prima cosa che colpisce veramente molto è quanto hanno curato la dissipazione nella testa. Infatti questa luce comincia ad essere abbastanza piccolina, ma da avere ben 3000 lumen, come vediamo, con 3 emettitori separati, quindi immagino che il calore possa essere un bel problema, e quindi hanno cercato di aumentare la dissipazione quanto più possibile. Infatti queste scanalature qua sopra sono veramente molto profonde e molto pronunciate. Nella parte superiore vediamo l'ottica che è di tipo TIR a 3 LED con LED rosso al centro. Infatti non so se si vede quel piccolo puntino più scuro al centro è il LED rosso, mentre questa lunetta scura nella parte superiore è il sensore di prossimità. Anche il vetro qua non risulta piatto, ma risulta essere leggermente concavo, quindi ha tutta una sua forma particolare, sicuramente per direzionare in modo opportuno il fascio. Altra cosa molto diversa dalle altre torce anche simili o comunque All-Light in generale, l'interruttore. Infatti l'interruttore cambia forma, il primo interruttore quadrato che io vedo in queste torce All-Light, ed è veramente molto rientrato rispetto al piano. Infatti adesso non so se si riesce a vedere, cioè forse passerà 1 millimetro tra il fondo dell'interruttore e il piano che passa per i bordi, quindi questo è sicuramente molto utile per quanto riguarda le accensioni accidentali. E la cosa ancora più importante è di lato, mentre nelle versioni precedenti l'interruttore era nella parte superiore, rendendo comunque molto difficoltoso andare a premerlo con l'indice quando era in modalità torcia frontale sulla sua fascia. Avendolo di lato ci permette di pinzarlo tra pollice e indice, rendendo veramente un azionamento super semplice. Andiamo a togliere la linguetta che abbiamo visto nel tappo di coda, quindi vediamo che si svitta il tappo di coda, mentre nell'altra vedevamo che si svittava la testa. Ed ecco qua la linguetta che separa la batteria dai contatti della torcia. Batteria che, come sappiamo, è una 21700 5000 mAh 3,6V con tutte le protezioni del caso, quindi sovratensione, sottotensione, sovracorrente, eccetera eccetera. Le classiche molle sia da una parte che dall'altra, questa per proteggerla anche dai colpi o dagli urti.
Vediamo anche i filetti e l'o-ring di protezione, sempre super lubrificati, perché Olight ha sempre una grandissima cura in questi piccoli dettagli. Veramente bella, 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 dà proprio l'impressione di un prodotto premium. E siccome l'ho presa nei primi giorni di uscita, hanno fatto un'offerta e l'hanno data a 80 euro, quindi con un 40% di sconto in meno proprio nei primi giorni. Questa è una cosa che mi piace moltissimo di Olight. Quando già hai puntato qualche prodotto e vuoi prenderlo, se lo prendi durante gli eventi che fanno regolarmente ogni qualche mese, riesci ad ottenerla veramente molto scontata, cioè considerando che la Per un 2, cioè il modello precedente, era 107 euro sino a qualche giorno prima dell'offerta. Proviamo ad accenderla, così anche se dicono di ricaricarla completamente come l'accensione e quant'altro, accendiamo giusto un attimino per vedere il pulsante come si illumina e il LED di ricarica della batteria. Eccolo qua, questo è il LED. Vediamo una bella luce diffusa, ma non lo utilizziamo ulteriormente. L'ultima cosa da vedere prima di metterla in carica è l'inserimento nella clip da testa, che avviene semplicemente premendola dentro. Fa un po' paura perché proprio è molto molto dura e forte questa clip, quindi sembra di romperla, di poterla graffiare o quant'altro, ma vediamo. Togliamoci gli indugi e proviamo. Eccola qua. Sicuramente non è una clip che andrà a perdere la torcia, vista la forza con cui l'ho messa all'interno, proprio avrei paura più di romperla che si staccasse. Proprio questo veramente molto 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 dura, è proprio serve una discreta forza anche per rimuoverla. L'unica cosa che non mi piace tantissimo è che, come vediamo, che la segna, non so se si vede i segni. Se non si dovesse vedere, poi metto magari una foto fatta meglio con la macchina fotografica quando edito il video. Ora la mettiamo in carica come è successo per l'altra torcia, aspettiamo che sia un po' carica e poi andiamo a farci subito un giretto all'aperto per vedere come illumina un pochettino le modalità di funzionamento. Inseriamo la USB all'interno del caricatore e, come ci aspettiamo, clic, e la torcia in carica. Vediamola sul campo. E rieccoci nella nostra passeggiata col cane, dove andremo a provare appunto la nostra Button Turbo per prima e poi la Per un 3 per seconda. Quindi cominciamo dalla Button Turbo. Stiamo andando in un posto abbastanza buio con dei palazzi intorno e quindi cominciamo a vedere la modalità Moonlight. Vediamo la modalità Moonlight. Si vede in terra, illumina abbastanza perché il fascio è proprio super concentrato. Adesso proviamo la modalità minima. Ecco qua, si comincia a vedere chiaramente l'hotspot centrale con la luce diffusa tutto intorno, proprio un chiaro effetto spot. Ha un chiarissimo hotspot, la luce intorno, diciamo, è abbastanza grande da poter illuminare anche per camminare in campagna, ma diciamo che non è lo scopo principale di questa torcia. Ora la modalità medium, ed eccola qua. Ora incominciamo a vedere anche in profondità come si comporta, è proprio un proiettore di profondità. Sempre molto chiaro sia l'hotspot, che risulta piccolissimo e quindi con un grande numero di candele, che la luce diffusa, che ha un contorno definito e costante. Ora andiamo nella modalità Eye e qua possiamo vederla anche sui palazzi vicini. Guardate, sembra il proiettore di Batman, proprio dove illumina si vede benissimo. È che l'hotspot è piccolino, ma è proprio lo scopo di questa torcia. Ecco qua. Ora la modalità turbo e qui vediamo che è ancora più potente. Questi palazzi in lontananza, guardate tutti i piani che hanno per renderci un po' conto della dimensione del palazzo. Veramente è un proiettore di profondità. Altra torcia che andiamo a vedere è la Per un 3, che adesso vedremo ha un'impostazione totalmente diversa rispetto alla Button Turbo. Infatti
vediamo che questa quasi non presenta alcuno spot, è una luce praticamente totalmente diffusa ed è adattissima per illuminare le brevi distanze. Infatti vediamo che illumina veramente quasi a 180 gradi. Vediamo l'interruttore con il suo indicatore di carica e adesso la proviamo nelle varie modalità. Vediamo ora la modalità Moonlight. Adesso non mi ricordo quanto sia potente la modalità Moonlight, ma sarei pronto a scommettere che sicuramente più di un lumen, perché risulta molto luminosa come modalità Moonlight rispetto ad altre torce che ho provato, tanto che credo possa dare anche un po' fastidio se si è utilizzata quando si è totalmente al buio, quindi con gli occhi abituati al buio più totale. Ora la modalità minima. Diciamo che la distanza non arriva neanche a una decina di metri. Modalità medium. Ora incominciamo a illuminare veramente molto, non solo ci permette di vedere dove mettiamo i piedi, ma cominciamo ad avere anche un po' di profondità, non tantissima perché comunque è compensata dalla vastissima area che illumina. Modalità high, vediamo che illumina veramente tantissimo, sino forse una quarantina di metri, vediamo quasi completamente a giorno, quindi questa è bellissima per escursioni, per camminare, per illuminare insomma vaste aree. Ora la modalità turbo. La modalità turbo, questa sì che è un vero portento. Ben 3000 lumen di illuminazione, vediamo come illumina totalmente il parcheggio. Stessi pazzi di prima non riusciamo a beccarli perché sono molto lontani e questa luce ha pochi candela, che è fatta proprio per illuminare benissimo le corte distanze. Guardate quanto illumina bene. Altre due luci che ci restano da provare sono le luci rosse, e quindi accendiamo la torcia in luce rossa. Questa è la modalità alla minima intensità, illumina benissimo per camminare per una distanza di 3-4 metri, ci permette di usarla tranquillamente durante la notte. Ora proviamo la modalità rossa un po' più potente ed eccola qua ancora meglio, per camminare di notte è questa che userei. Veramente è super illuminante, anche qui per diversi metri illumina, si vede benissimo, e consideriamo che qua non c'è neanche super buio, quindi l'illuminazione percepita è anche minore per questo motivo. Proviamo ad allontanarci un pochettino con questa luce rossa e riprenderla dalla distanza, quindi la metto sulla panchina e mi allontano. Ora siamo a circa 20 metri dalla luce e vediamo che illumina benissimo, un faro nel buio, quindi questa luce può essere tranquillamente usata per segnalazione, per segnalare la propria posizione, oppure in caso di emergenza nella modalità SOS che vediamo adesso. Infatti questa torcia è dotata di modalità SOS sia nella modalità luce rossa sia nella modalità luce bianca. Vediamo la modalità SOS con la luce rossa. Ed eccola qua. Ora proviamo la modalità SOS con la luce bianca, che illumina veramente molto di più. Questa è proprio per emergenza e ci rende visibilissimi durante la notte sicuramente. Queste due luci sono veramente ben assortite e complementari e fanno un'ottima accoppiata come luce principale e luce di emergenza. Io userei la Perun 3 come luce principale durante la notte, alla quale accoppierei la Baton Turbo come luce secondaria e come luce per le lunghe distanze. Infatti normalmente l'uso a lunghe distanze è veramente limitato a pochissime occasioni, però insomma ne fa di una bellissima luce secondaria. Vediamo l'ultima volta i due fasci luminosi. Vedete? Questa qua è la Baton Turbo, molto potente e super concentrata, e questa è la Perun 3, super diffusa e ottima per l'escursione notturna.